Just telling me it's alright. It's so different. But when you take me to... Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte. Oggi faremo un tutorial dal sapore decisamente estivo. La borsa conchiglia, guardate che meraviglia, secondo me è veramente un bellissimo progetto, può essere anche una borsa adatta per qualche cerimonia e adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ho utilizzato per realizzare il progetto di oggi. Nel progetto di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi. Questo kit sarà in sconto del 30% nelle date indicate e avrete anche la possibilità di poterlo personalizzare nella scelta del colore. Troverete una rocca da 500 grammi di Indabig, che è un cordino molto grosso da 6 mm, guardate che meraviglia, io lo lavorerò col numero 7, ma potete tranquillamente lavorarlo anche con un 8, addirittura col numero 9. Troverete anche un manichetto lavorato col cordino Indafur che realizza l'azienda da circa 30 cm e una calamita che andrà a chiudere il nostro lavoro. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la realizzazione della nostra borsa conchiglia partendo da due tondi che saranno proprio il fulcro della nostra lavorazione. Uno l'ho già realizzato, adesso vi mostro come realizzare appunto il secondo. Partiamo da un anello magico, io volutamente lascio una codina leggermente più lunga e poi vi farò vedere il motivo. Quindi io faccio in questo modo, blocco con una catenella e all'interno mi vado a realizzare 7 maglie basse, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Stringo un po' e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata. Adesso dobbiamo fare il secondo ed ultimo giro realizzando 3 maglie alte sotto ogni maglia sottostante. La prima la sostituiamo con 3 catenelle, nello stesso punto facciamo la seconda ed anche la terza. Stessa cosa nel punto successivo, la prima maglia alta, la seconda ed infine la terza e lo ripetiamo per tutte le altre maglie per un totale di 21. Ed ecco i due tondini realizzati. Io mi sono riagganciata con il filo, adesso vado a creare 13 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 e 13. Adesso prendo l'altro tondino, vedete questo è il dritto e questo è il rovescio. Quando io prendo il tondino lo devo avere uno di fronte all'altro, quindi entrambi devono avere di fronte o il lato interno o il lato esterno. Quindi che cosa faccio? Io il filo lo lascio da questa parte e vado a prendere soltanto la costa esterna. Questa la lascio, ne prendo solo una, mi aggancio in questo modo, faccio una catenella e adesso in questo giro di ritorno, quindi questo giro, io cosa vado a fare? Una maglia bassissima, un punto basso, una mezza maglia alta e 7 maglie alte. Ne facciamo 7, ci rivediamo per vedere come creare il finale. Siamo arrivate alle 7 maglie alte, adesso facciamo quello che abbiamo fatto qui al contrario, ovvero partiamo con una mezza maglia alta, un punto basso e una maglia bassissima e abbiamo completato. Vedete che il lavoro in entrambi
i cerchi si trovano nella stessa posizione, quindi o dovranno stare in questo modo nel giro successivo, entrambi così. Fatto questo, cosa faccio? Vado nel punto successivo, mi aggancio per fare il giro successivo con una maglia bassissima, faccio una catenella, volto il lavoro e inizio il giro di ritorno, che sarà uguale per tutti i giri, tranne per il numero di maglie basse che faremo al centro, ma tutti i giri sia andata e di ritorno inizieranno sempre, si fa una catenella e il primo punto sarà una maglia bassissima, così come alla fine. Adesso vedete un'altra cosa da tenere presente per ogni giro: questa è la catenella che abbiamo fatto, questo è il punto sottostante che non si lavora mai, si va in quello successivo e si farà sempre per tutti i giri, si fa una maglia bassissima e si farà in costa, perché da adesso in poi la lavorazione sarà sempre in costa. Ecco perché io lascio anche qui una solina, perché così sarà tutto uguale. Quindi dopo aver fatto la prima maglia bassissima, nelle restanti maglie andremo a creare un giro di punto basso fino alla fine, tranne nell'ultimo punto che vi farò vedere appena ci arriviamo, punto bassissimo. Quindi arriviamo fino a qui e vediamo come proseguire. Siamo arrivate alle 7 maglie alte, adesso facciamo quello che abbiamo fatto qui al contrario, ovvero partiamo con una mezza maglia alta, un punto basso e una maglia bassissima e abbiamo completato. Vedete che il lavoro, entrambi i cerchi si trovano nella stessa posizione, quindi o dovranno stare in questo modo nel giro successivo, entrambi così. Fatto questo, cosa faccio? Vado nel punto successivo, mi aggancio per fare il giro successivo con una maglia bassissima, faccio una catenella, volto il lavoro e inizio il giro di ritorno, che sarà uguale per tutti i giri, tranne per il numero di maglie basse che faremo al centro, ma tutti i giri sia andata e di ritorno inizieranno sempre, si fa una catenella e il primo punto sarà una maglia bassissima, così come alla fine. Adesso vedete un'altra cosa da tenere presente per ogni giro: questa è la catenella che abbiamo fatto, questo è il punto sottostante che non si lavora mai, si va in quello successivo e si farà sempre per tutti i giri, si fa una maglia bassissima e si farà in costa, perché da adesso in poi la lavorazione sarà sempre in costa. Ecco perché io lascio anche qui una solina, perché così sarà tutto uguale. Quindi dopo aver fatto la prima maglia bassissima, nelle restanti maglie andremo a creare un giro di punto basso fino alla fine, tranne nell'ultimo punto che vi farò vedere appena ci arriviamo, punto bassissimo. Quindi arriviamo fino a qui e vediamo come proseguire. Arrivati a fine giro facciamo l'ultimo punto, che sarà un punto bassissimo, e poi adesso di nuovo vedete, questo è l'altro punto dove dobbiamo andare, prendiamo solo la mezza asola, ci agganciamo, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e adesso facciamo un altro giro, quindi il giro di andata, perché quello dove saranno solo punti bassi è il giro di ritorno e questo sarà il nostro giro di andata. Dopo aver fatto quindi la catenella, si salta il primo punto, si va in quello successivo e si ricomincia con una maglia bassissima, che sarà sempre il nostro punto di inizio sia per i giri di andata che di ritorno. In quello successivo creiamo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi facciamo il nostro primo aumento, poi maglia successiva, mezza maglia alta. Nei successivi 3 punti faremo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e in quello successivo andremo a creare un altro aumento, cioè 3 maglie alte nella stessa maglia. Facciamo la prima, la seconda e la terza. E andiamo a fare quello che abbiamo fatto
da questa parte lo facciamo qui, quindi facciamo 3 maglie alte, una in ogni maglia sottostante, una mezza maglia alta e poi andiamo a fare 2 punti bassi nella stessa maglia e l'ultimo punto la nostra solita maglia bassissima. E abbiamo completato pure questo giro. Andiamo, ci agganciamo nel giro successivo, quindi sempre non tutto il punto ma mezzo, ci agganciamo con una maglia bassissima, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso il nostro giro di ritorno sarà sempre in questo modo. Si salta la catenella, il primo punto, maglia bassissima, e punti bassi sempre in costa, quindi mi raccomando, tutti i punti saranno in costa, senza fare aumenti, si faranno maglie basse fino alla fine, tranne nell'ultimo punto che dovrà essere un punto bassissimo. Siamo arrivati a fine giro, quindi facciamo la nostra maglia bassissima, abbiamo finito il giro, ci agganciamo, vedete, in questa, tiriamo fuori il filo, facciamo una catenella e adesso rifacciamo il nostro giro di andata. Quindi si salta il primo punto, si fa il primo punto e come al solito una maglia bassissima, poi 2 maglie basse nello stesso punto in quella successiva, poi una maglia bassa singola, una mezza maglia alta e 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, fino ad arrivare a crearne 9 e poi andiamo a creare questa parte, quindi facciamo le 9 maglie e ci rivediamo per completare il giro finale. Realizzate le 9 maglie alte, adesso rifacciamo la mezza maglia, quindi mezza maglia alta, un punto basso singolo, 2 punti bassi nella maglia successiva e la nostra maglia bassissima di fine giro. Ed ecco completato un altro giro. Ci agganciamo al giro successivo, quindi in questo modo, con un punto bassissimo, catenella, voltiamo il lavoro e facciamo il giro di ritorno, ovvero si inizia sempre saltando la prima maglia, dalla seconda una maglia bassissima e poi il restante tutti punti bassi, ad eccezione dell'ultima che sarà una maglia bassissima. Quindi ci rivediamo per farvi vedere come creare il giro successivo. Siamo pronti per un altro giro di andata, quindi si parte sempre con la maglia bassissima. Questo sarà l'ultimo giro con aumenti, quindi in quello successivo andiamo a creare 2 punti bassi nella stessa maglia. Stessa cosa in quello successivo, sempre 2 punti bassi nella stessa maglia. Un punto basso singolo, una mezza maglia alta e poi andiamo a creare 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vedete che già si comincia a formare
la nostra borsa. Quindi realizzati questi 9 punti alti, adesso si va al contrario, cioè facciamo quello che abbiamo fatto da questa parte ma a specchio, quindi una mezza maglia alta, un punto basso singolo, 2 maglie basse nella maglia successiva, la stessa cosa in quella ancora dopo e per finire un punto bassissimo sull'ultima maglia, come sempre, perché sia il giro di andata che di ritorno inizia e termina con la maglia bassissima. Arrivato qua ci agganciamo sempre al solito, maglia bassissima, catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a creare il giro di ritorno, che sarà sempre, ve lo faccio rivedere, quindi si parte sempre con la maglia bassissima e poi punti bassi. Quindi ci rivediamo per fare un'altra volta un giro di andata e farvi vedere come proseguire fino a un certo numero di giri. Abbiamo completato il giro di ritorno, adesso dobbiamo rifare il giro di andata. Da questo momento in poi, per altri 12 giri, ma ho messo il marcapunti perché infatti ne ho lasciati gli ultimi 4, sia di qua che di qua, perché noi stiamo procedendo da questa parte, quindi in totale sono altri 12 giri. Da questo momento saranno uguali, il giro di andata sarà come quello che adesso andremo a fare e il giro di ritorno come abbiamo sempre fatto. Quindi la prima è sempre una maglia bassissima, poi faremo 5 punti bassi uno dietro l'altro, quindi uno sotto ogni maglia sottostante, quindi 3, 4 e 5, una mezza maglia alta, 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso facciamo la mezza maglia alta, le nostre 5 maglie basse, quindi questo sarà una costante per circa 12 giri, ma mettendo il marcapunti e lasciando le ultime 4 maglie non ci possiamo sbagliare. Quindi abbiamo fatto le prime 2, 3, 4 e 5, maglia bassissima l'ultima, mi raccomando, perché questa sarà la cosa uguale per tutti i giri. Quindi facciamo la maglia bassissima, ci agganciamo, vedete che man mano stiamo andando a camminare in questo modo, catenella, voltiamo il lavoro e si procede col giro di ritorno, dove una maglia bassissima e tutti punti bassi e l'ultimo una maglia bassissima. Il giro di andata nuovamente sarà maglia bassissima, 5 maglie basse, mezza maglia alta, 9 maglie alte, mezza maglia, 5 maglie basse, una maglia bassissima. Questo lo ripetiamo quindi per 12 giri. Io comunque qui ho staccato gli ultimi 4 che saranno diversi e poi ve lo faccio vedere, quindi completiamo, arriviamo fino a questo punto e vedremo come proseguire. Ed eccoci arrivati al punto dove dovremo andare a creare gli ultimi giri con degli aumenti per creare la parte più alta. Quindi ho completato il giro di ritorno, quindi adesso ho fatto la catenella, ricominciamo col giro di andata, quindi catenella, si salta la prima, si va nella seconda e si fa una maglia bassissima.
Poi faremo 2 maglie basse nella stessa maglia di base, 4 maglie basse singole, quindi 1, 2, 3 e 4, una mezza maglia alta e 9 maglie alte. Quindi facciamo le 9 maglie alte e ci rivediamo per vedere come fare il giro di questo pezzettino che sarà a specchio. Fatte le 9 maglie alte, torniamo indietro e quindi facciamo una mezza maglia alta in questo modo, poi 4 maglie basse, quindi esattamente quello che abbiamo fatto all'andata, poi 2 maglie basse nella stessa maglia di base e per finire la nostra solita maglia bassissima che è qui. Fatto questo, ci agganciamo all'altro giro con una maglia bassissima, catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo il nostro giro di ritorno, quindi con una maglia bassissima per iniziare e poi tutte le maglie che ci ritroviamo andiamo a realizzare delle maglie basse fino alla fine del giro. Quindi lo completiamo tutto, ci riagganciamo all'altro giro e vediamo come fare il giro successivo. Adesso siamo pronte per un altro giro di andata, quindi ho fatto la catenella, il punto sottostante si salta come sempre, si va in quello successivo e si fa la nostra solita maglia bassissima che si fa sempre inizio e fine giro, vi ricordo, sia nel giro di andata che di ritorno. In questo giro adesso facciamo 6 maglie basse, una dietro l'altra, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. La nostra mezza maglia alta e 9 maglie alte. Completiamo le 9 maglie alte e vediamo gli ultimi giri. Fatte le 9 maglie alte, torniamo indietro quindi con una mezza maglia alta, 6 maglie basse, quindi 3, 4, 5 e 6. La nostra ultima maglia bassissima, che è qui, eccola. Nuovamente ci agganciamo all'altra solina, sempre in costa, maglia bassissima, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo col giro di ritorno, quindi maglia bassissima e tutte maglie basse, così come facciamo sempre nel giro di ritorno. Quindi arriviamo qui, cioè ci riagganciamo e facciamo il penultimo giro di andata. Siamo arrivati al penultimo giro dove faremo gli ultimi aumenti, quindi ho fatto una catenella, salto la prima maglia al solito, la maglia bassissima di inizio giro, poi farò 6 maglie basse, una dietro l'altra, 3, 4, 5 e 6, una mezza maglia alta. Adesso farò 4 maglie alte singole, quindi una sotto ogni maglia sottostante, quindi 2, 3 e 4. E adesso in quella successiva andremo a creare 3 maglie alte nella stessa maglia di base,
quindi questo sarà il nostro ultimo aumento, quindi 1, 2 e 3. Si torna indietro, quindi con 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. La nostra mezza maglia alta, 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Infine la nostra solita maglia bassissima che sta qui, quindi dobbiamo cercare di acchiapparla, con un po' di pazienza ci riusciamo, eccola. Vedete come si sta formando la nostra conchiglia. Ci agganciamo di nuovo, maglia bassissima, catenella, voltiamo il lavoro e facciamo il giro di ritorno, sempre uguale. Quindi maglia bassissima e poi tutte maglie basse. Quindi ci rivediamo per fare insieme l'ultimo giro di andata. Eccoci pronte per l'ultimo giro di andata, quindi io inizio sempre con la mia solita maglia bassissima, poi farò 6 maglie basse, una dietro l'altra, quindi 3, 4, 5 e 6, la mia mezza maglia alta e a seguire 11 maglie alte. Le facciamo tutte e poi facciamo gli ultimi punti assieme. Fatte le mie 11 maglie alte, adesso torniamo indietro e quindi facciamo una mezza maglia alta, le mie 6 maglie basse, una dietro l'altra, 3, 4, 5 e 6. Vado a cercarmi l'ultima maglia che sarà la mia solita maglia bassissima, eccola, e mi aggancio qui. Vedete? Adesso farò l'ultimo giro di ritorno e mi riaggancio qui e ho terminato la borsa, quindi ci rivediamo a borsa completata. Ed ecco la nostra borsa conchiglia completata, guardate quanto è venuta carina. Io ancora non ho messo la calamita all'interno perché non sono sicura di volerla chiudere, quindi questo è un passaggio che magari farò più avanti. Voi comunque nel kit vi ricordo che trovate la rocca, la calamita, il manico, quindi avete tutto e potete decidere di realizzarla anche in un'altra tonalità. Infatti io l'ho fatta anche in nero, che diventa molto elegante, ho qualche altra tonalità qui sul tavolo, ma andando sul sito gomitoli.com avrete la possibilità di scegliere un kit quindi con una tonalità a vostro gusto. Vi ricordo che il 30% è valido solo nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Io alla fine ho utilizzato 350 grammi circa di cordino, la borsa è venuta 25 in larghezza, 25 in altezza e ha una bella profondità di 10 cm, quindi diciamo che l'indispensabile va tranquillamente. Se avete dei dubbi mi raccomando mandatemi un messaggio, ma vi aspetto in live con le vostre domande ogni lunedì alle ore 17 sul mio canale YouTube e in contemporanea col sito di Borgo dei Pazzi. In ogni caso non dimenticate di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Oh, and just like when we said I do, and it's only you who could do like that. It's only you who could do like